Ci siamo. Il film è nelle sale, io l'ho visto e questa è la puntata che ti avevo promesso. Prima di tutto, il giudizio in poche righe, senza rivelarti nulla, così, se non sei ancora andato in sala, puoi decidere. Odissea di Christopher Nolan è uno spettacolo di rara potenza. Composizione delle immagini, ricerca delle location, scenografia, tutto meravigliosamente orchestrato. Persino le tanto vituperate armature scompaiono nell'immensità di questa esuberante messa in scena. Sul piano dell'adattamento, Nolan ha operato di forbici da una parte, ha condensato dall'altra, ha inventato di sana pianta alcuni momenti e nella maggior parte dei casi, ti dico subito, ne è valsa la pena. Resta una scelta di casting che continuo a non condividere, ma ne parleremo con calma. Nel complesso, un film che chi ama l'Odissea deve vedere, possibilmente sullo schermo più grande che trova. Da qui in avanti però si cambia registro. Questa è una puntata per chi il film l'ha visto o per chi non teme di sapere. Parlerò di tutto, della struttura, delle scene, del finale. Se vuoi entrare in sala vergine, fermati qui, guardalo e torna. Io ti aspetto. Odisseo secondo Nolan, la recensione. Puntata speciale della serie Io sono nessuno, la vita di Odisseo. La struttura. Il racconto diventa anamnesi. Nella puntata di attesa ti avevo consegnato 4 punti da tenere d'occhio in sala. Il primo riguardava la struttura. Omero costruisce il poema attorno a una grande analessi, i cosiddetti apologhi, i canti dal nono al 12° in cui Odisseo racconta le proprie avventure in prima persona alla corte dei Feaci. La domanda era: Nolan conserverà la struttura ad anello o la linearizzerà? La risposta è la più sorprendente: nessuna delle due. Nolan elimina i Feaci. Niente Nausicaa, niente Alcino, niente corte di Scheria. Al loro posto un'invenzione che riorganizza l'intero film. Il racconto delle avventure diventa un percorso di riappropriazione della memoria. Quello che in Omero è narrazione ad un pubblico esterno, nel film è anamnesi. Odisseo risale il fiume dei propri ricordi e noi con lui. La prima parte del film, per così dire, viene ricordata più che vissuta. La perdita è reale e chi ha seguito questa serie sa quanto pesi. Senza Scheria si perde Nausicaa, si perde il naufrago senza nome accolto alla corte, si perde il pianto di Odisseo davanti alla Edo che canta le sue gesta. Il guadagno però è una coerenza drammatica ferrea. Il film di Nolan parla di un uomo che deve ritrovare se stesso prima di ritrovare Itaca e la struttura lo incarna alla lettera. Per il resto, il percorso dell'opera omerica è seguito con più fedeltà di quanto le polemiche estive lasciassero presagire. La telemachia c'è. Il viaggio del giovane verso Sparta apre il film come apre il poema. Un taglio e una trasformazione. Il vecchio Nestore non c'è. E Pilo diventa un centro devozionale. Vedremo tra poco con quali conseguenze. Una scelta strutturale va segnalata perché è puro Nolan. La caduta di Troia non viene mostrata all'inizio, dove cronologicamente starebbe, ma quasi alla fine del film. Certo, ci sono immagini di Troia, ma la vera caduta e il sacco vengono mostrati in coda alla pellicola. Camminiamo accanto ad Odisseo nella città in fiamme e testimoniamo tutte le crudeltà che una guerra comporta, quando ormai conosciamo l'uomo e ogni atrocità pesa il doppio. Il passato che torna a galla solo quando siamo pronti a reggerlo. Il regista di Memento non ha cambiato religione. Il cuore, Calipso. Veniamo al punto che nella puntata di attesa avevo definito la scommessa più radicale. Il frammento del CinemaCon mostrava un Odisseo che a Ogigia non ricorda chi è e io ti avevo detto: se la scena funziona abbiamo un'Odissea profondamente nolaniana e ancora profondamente omerica. Se non funziona, abbiamo un poema diverso che porta lo stesso nome. Ti devo la risposta. Funziona. E per una ragione che non avevo previsto. Il film non ci consegna un Odisseo banalmente amnesico. Ci consegna una Calipso che nasconde e il modo in cui lo fa va raccontato perché è una delle soluzioni più audaci del film. Per 7 anni la ninfa nutre Odisseo con i fiori di loto. Sì, proprio quel fiore, quello dei lotofagi, l'episodio del canto nono che il film fa collassare dentro Ogigia. Confesso che nel primo momento ho storto il naso. Usare il fiore di loto quando noi sappiamo che Omero non parla dello specifico fiore di loto che conosciamo noi. Sai com'è? Poi ho fatto i conti con il testo.
In Omero chi mangia il loto perde esattamente una cosa, il desiderio del ritorno. Dimenticava il ritorno, dice il poeta. Nolan non ha inventato un meccanismo di oblio, ha preso quello omerico e lo ha trapiantato dove gli serviva. Si perde un episodio, se ne guadagna incoerenza. La nebbia che avvolge l'eroe non è un incidente, è la ninfa stessa, è la natura del suo amore. Chi ha seguito questa serie sente immediatamente la profondità della scelta. Il nome Calypso viene dal verbo kaliptein, nascondere, velare. Da quel nome, ti raccontavo nella puntata su Ogygia, viene la parola apocalisse, togliere il velo, rivelare. Nolan prende l'etimologia e la trasforma in sceneggiatura. Il soggiorno presso Calypso è un velo calato sulla mente e la liberazione è letteralmente una apocalisse, uno svelamento. Quando la memoria torna come rivelazione. Il film ha preso il nome della ninfa più sul serio di quanto abbia mai fatto qualunque adattamento. Poi c'è lei. Charlize Theron costruisce una Calypso memorabile, limando la sua interpretazione all'anima. Indossa un vestito leggerissimo su cui è appoggiata una sopravveste fatta di rete da pesca. La vediamo raccogliere il pesce con quella rete e poi vediamo che anche l'uomo, arrivato dal mare, è stato raccolto così. Sguardi intensi, parole quasi soffiate. Allo spettatore è chiaro che Calypso ama disperatamente Odisseo, e disperatamente è il termine esatto. È una creatura condannata a innamorarsi di eroi che approdano mezzi morti sulla sua battigia e che, una volta rimessi in piedi, sono destinati ad abbandonarla lì, da sola. I suoi sguardi di triste consapevolezza, il suo dignitoso silenzio colpiscono al cuore. A un certo punto le domanda: «Sei una dea?» Calypso non risponde, sorride, ambigua. Nemmeno qui il film scioglie la questione del divino. La lascia sospesa in un sorriso. Odisseo non se ne accorge nemmeno. Riacquistata la memoria, esiste solo Itaca, esiste solo Penelope. Poi c'è la partenza, che riscrive il canto quinto con una radicalità che devo raccontarti. Niente ascia di bronzo, niente 20 alberi abbattuti. La zattera nasce dai relitti della vecchia imbarcazione di Odisseo, rimasti sulla spiaggia per 7 anni. Su quei legni il tempo non è trascorso, come non è trascorso sull'eroe. Non sono marci, sono solo spezzati. L'isola che sospende il tempo li ha salvati dalla consunzione, come ha salvato dalla vecchiaia l'uomo che ora li ricompone. Il naufragio a Ogygia è rimasto intatto 7 anni, in attesa di ridiventare una via di fuga. Pochi pezzi di legno, corde elise. Calypso lo accompagna al mare con parole che in Omero non esistono e che nel film pesano, come una profezia. Abbandonati al mare, rinuncia al controllo, lasciati andare. Poseidone non ti ucciderà, Zeus glielo impedirà. Accade esattamente questo. La zattera perde i pezzi, onda dopo onda, e l'uomo del controllo, lo stratega, che ha sempre tenuto in pugno ogni variabile, si abbandona ai flutti come per lasciarsi morire, per ritrovarsi invece svenuto sulla riva di Itaca. Nota la finezza. Omero fa arrivare Odisseo a Itaca addormentato, deposto sulla sabbia dai Feaci nel sonno. Il film ha tagliato i Feaci, eppure l'immagine omerica dell'arrivo incosciente è salva. Chi conosce il poema riconosce il gesto. Chi non lo conosce riceve comunque la potenza del paradosso. Il più vigile degli uomini approda a casa propria ad occhi chiusi. Nella puntata di attesa temevo che la memoria cancellata dissolvesse il sacrificio morale del canto quinto, l'uomo che rifiuta l'immortalità sapendo esattamente che cosa rifiuta. Devo essere onesto. La soluzione del film attenua il problema più di quanto pensassi possibile. Non lo elimina. Il rifiuto consapevole dell'eternità, quel pianto di un uomo che ha tutto presente nella mente, resta un vertice che appartiene a Omero e a lui solo. Il film gli sostituisce un'altra cosa, diversa e coerente con se stessa. Il dramma di un uomo che deve prima riavere la propria vita per poterla rivolere. Circe, per fare spazio a tutto questo, esce ridimensionata. Una parte consistente del suo arco viene decurtata a favore di Ogygia. Il personaggio però non è sacrificato. Samantha Morton restituisce una figura di profonda e inquietante ambiguità, caratterizzata quasi senza parole.
Sono gli oggetti, le suppellettili, gli animali che abitano la sua casa a raccontare di lei. Come nei grandi personaggi ci viene detto poco. Il resto lo dice lo spazio attorno a lei. Gli dei. Il terzo punto della puntata di Attesa chiedeva come si manifesteranno gli dei. La risposta del film è la conferma piena, quasi letterale, di quello che Nolan aveva promesso e che noi avevamo ricondotto a Walter Otto. Gli immortali non appaiono mai. Il mare in tempesta è Poseidone in tempesta. Il tuono è Zeus che tuona. Il divino abita gli elementi, come vuole il sacro antico. La coerenza della scelta si misura nei dettagli. Nell'episodio di Circe, Hermes non consegna a Odisseo l'erba Moli che nel canto 10 lo protegge dal veleno della maga. È Odisseo stesso, con i suoi soli mezzi, a, permettimi l'espressione, mangiare la foglia. Gli dei, quando intervengono nella natura o illuminano la mente dell'eroe, mai in figura. Questo ci ha risparmiato personaggi in gonnellino e sandali e ha risolto d'un colpo la questione teologicamente più scivolosa di ogni adattamento omerico. Resta Atena. Nella puntata di Attesa ti avevo detto che la conciliazione fra la dea in carne e ossa e la cornice degli dei fenomeno sarebbe stato il banco di prova dell'intero impianto. Ecco, la soluzione di Nolan esiste e ha tutta la sua ragion d'essere ed è, te lo dico davvero, è l'invenzione più audace del film. E non te la rivelo. In una puntata che ti ha messo sul tavolo il finale e la sorte dei proci, questa sola carta resta coperta perché scoprirla in sala è un'esperienza che non ho il diritto di toglierti. Molti hanno discusso del fatto che un'attrice con gli occhi marroni interpretasse la dea dagli occhi lucenti. Quando avrai visto il film capirai perché la discussione era mal posta fin dall'inizio. Ne riparleremo, te lo prometto. Le scene, gli attori, il peso del ritorno. Prima delle istantanee, un filo che attraversa il film e che merita di essere tirato. C'è il saccheggio di Ismaro, la prima tappa del ritorno, la città dei Ciconi. Lungo le coste, intanto, circola una voce di terrore. Si parla 2 o 3 volte nel corso del film di un popolo che viene dal mare, temuto da tutti i villaggi perché distrugge ovunque approda. Lo spettatore si aspetta l'ennesimo mostro. La rivelazione arriva quieta e gelida. Il popolo che viene dal mare sono gli Achei. Sono loro, sono i nostri eroi, visti dalle rive che hanno depredato. Per chi ama la storia oltre il mito, l'eco è voluta e vertiginosa. I popoli del mare sono una realtà documentata. La confederazione di predoni che le fonti egizie registrano proprio al tramonto dell'età del bronzo, fra i responsabili del collasso di quel mondo. Nolan prende l'espressione degli archivi del faraone e la rovescia sui greci. Il risultato è il gesto morale più forte del film. I protagonisti del poema fondativo dell'Occidente, guardati dalla riva, sono il terrore che compare all'orizzonte. Polifemo. L'intera sequenza del ciclope è indimenticabile. La questione dell'occhio, dell'unico occhio, è risolta magnificamente. Esci dalla sala stupito e quasi convinto che un essere simile possa esistere. Dentro la sequenza c'è anche un momento che in Omero non troverai. Uscito dall'antro con i compagni, Odisseo si accorge che molti dei suoi sono rimasti imprigionati dentro. Scavalca il grande masso che fa da porta e torna nella tana del mostro per provare a salvarli. Il canto nono non conosce nulla di simile. Fuggono tutti insieme dopo aver accecato il mostro. L'invenzione però è tutt'altro che gratuita. È il tema del film fatto gesto. L'uomo che a ogni compagno perduto sente di meritare sempre meno il proprio ritorno non può voltare le spalle a una porta chiusa con i suoi uomini dietro. Il pupazzo di 6 metri, l'artigianato nella tradizione di Harryhausen, sullo schermo si traduce in una presenza fisica che nessun mostro digitale negli ultimi 20 anni mi ha dato. I lestrigoni. Omoni alti più di 2 metri, di forza straordinaria, con un bosco che asseconda la loro furia omicida. Fedeli alla loro funzione omerica. Anche qui sono responsabili della decimazione della flotta, 11 navi su 12, come nel canto 10. Anche se nel film le navi sono solo 3. Il mare, dipinto come perennemente minaccioso, percorso da tempeste che a più riprese sconvolgono le navi. L'Ade, con un Tiresia da brivido che sembra davvero galleggiare come un'anima sopra una palude di morte. La strage dei proci, un montaggio sincopato, movimenti di macchina che restituiscono insieme il pericolo, il dolore e la furia.
Gli attori, tutti eccezionali nella loro parte. Una menzione sopra le altre per John Leguizamo, il cui Eumeo è di una umanità che commuove. Anne Hathaway lavora sul togliere una recitazione composta che rende credibili i suoi attimi di rabbia o di debolezza, proprio perché rari. Sono stati elevati anche personaggi che nel poema avevano altre funzioni e anche qui risultano coerenti con la nuova parte di cui sono stati investiti. Una figura merita un discorso a parte, anche perché la rete l'ha trattata nel modo più ingiusto. Quando è stato annunciato Elliot Page nel cast, i social si sono riempiti di meme feroci, di sarcasmo, di offese. Poi il film è arrivato e il suo personaggio si è rivelato una delle chiavi di un'intera fetta del racconto. Page interpreta Sinone e chi conosce la tradizione qui drizza alle orecchie perché Sinone, nel ciclo epico e soprattutto nell'Eneide, è l'ingannatore per eccellenza. Il greco che si fa catturare apposta e che con la sua menzogna magistrale convince i troiani a portare il cavallo dentro le mura. Nolan lo capovolge da cima a fondo. Il suo Sinone è un ragazzo partito per la guerra giovanissimo, addetto ai carri e ai cavalli, in attesa di crescere abbastanza per combattere. Partito, ecco il colpo di scena, al posto di un riluttante Antinoo. È lui a offrirsi come messaggero del dono agli Achei. Spera di cavarsela perché il cavallo è un'offerta consacrata al tempio di Atene in Troia e chi porta un dono sacro dovrebbe essere intoccabile. Sa che sta rischiando la vita. I troiani lo uccidono sul cavallo di legno e lui muore ignaro di ciò che il cavallo contiene. Proprio per questo, ferito a morte, non può tradire i compagni che sotto di lui trattengono il respiro. Il conto arriva nell'Ade, dove Sinone rinfaccia a Odisseo la sostanza più semplice e più pesante. Sono morto per la tua guerra, per il tuo piano. Non è il rimprovero di un traditore tradito, e nemmeno quello di una vittima ingannata. È la voce di un ragazzo coraggioso che ha pagato il prezzo dell'astuzia altrui e che chiede al grande stratega di recapitare un messaggio. Il legame con Antino, poi, illumina retroattivamente il cattivo. L'uomo che spadroneggia a Itaca è l'uomo che non è partito, quello al cui posto è morto un ragazzo, un'ombra che il poema non gli concede, ma che il film gli regala. Su tutto, una cosa che il film fa e che mi ha toccato profondamente. Testimonia dall'inizio alla fine il dolore del ritorno. Ad un certo punto a Odisseo viene persino chiesto: «Ma tu vuoi tornare a casa?» Il suo peso non è soltanto la distanza da Itaca, è la responsabilità della vita dei suoi uomini. Ad ogni compagno perduto, quest'uomo sente di meritare sempre di meno quel ritorno che i morti non avranno mai. Chi ha seguito la nostra serie riconosce qui il filo che abbiamo seguito per tutte le puntate. Odisseo non cambia, si arricchisce e ogni arricchimento ha un prezzo pagato in vite altrui. Piccoli gioielli. Una sezione dedicata a te che hai seguito tutte le puntate che abbiamo dedicato alla vita di Odisseo fino ad ora. Il film è disseminato di dettagli minuscoli che il grande pubblico non noterà mai e che, per chi invece conosce il poema, per chi lo ha attraversato come noi, brillano come gioielli incastonati nel racconto principale. La corda dell'arco che canta, una parola quasi inudibile sussurrata tra marinai, uno sgabello lanciato che vola per mezzo secondo sullo schermo e per chissà contiene un canto intero. Una frase detta in secondo piano, coperta dal rumore della sala, che è una citazione precisa. Non ti faccio l'elenco, sarebbe come spiegare una sorpresa. Ti dico solo che il film è stato scritto da qualcuno che il poema lo ha amato e che ha voluto lasciare dei segnali per chi a sua volta lo conosce. Andare in sala dopo aver ascoltato la 7ª stagione di questo podcast ti garantisce di vedere un film diverso da quello che vedono tutti gli altri, più ricco, da brividi. Il finale è la libertà più grande. Il quarto punto della puntata di attesa chiedeva dove si fermerà Nolan. Strage, riconoscimento, abbraccio con Laerte, apertura verso l'ultimo viaggio? La risposta è nessuna delle 4. Nolan modifica il finale, lo asciuga e chiude con una prospettiva nuova. I proci non vengono uccisi tutti. Una parte di loro si inchina, chiede pietà, riconosce il valore di Odisseo. Telemaco non partecipa all'eccidio e per questo non è toccato dalla catena di sangue che l'eccidio innesca. La conseguenza arriva nell'ultima scena. Odisseo e Penelope lasciano Itaca e il regno passa al nuovo re, Telemaco. Che cosa penso di questa deviazione? Che è enorme.
Il poema si chiude con un problema che Omero stesso fatica a risolvere, la faida. I parenti dei proci uccisi reclamano vendetta e serve l'intervento della dea per imporre la pace. Chi ha ascoltato la nostra puntata sulla pace di Itaca lo sa bene. Nolan taglia il nodo in un altro modo, riduce il sangue, sottrae Telemaco alla colpa e affida il futuro a chi ha le mani pulite. Odisseo, l'uomo che ha portato la guerra dentro casa propria, capisce che la sua presenza è ormai incompatibile con la pace che ha voluto e parte. Il viaggio ultimo di Tiresia, quel remo da piantare in una terra che non conosce il mare, aleggia su questa partenza senza essere nominato. Un cambiamento invece non l'ho digerito e te lo dico con il nervosismo ancora addosso. Pilo, trasformata in un centro devozionale prossimo a Itaca, diventa il teatro di un agguato. I sicari dei proci cercano di uccidere Telemaco e a morire al suo posto è Mentore. Mentore, il compagno a cui Odisseo affida la casa, l'uomo di cui Atena prende le sembianze per guidare il ragazzo, la figura da cui 3000 anni di pedagogia hanno preso il nome. Ucciderlo per alzare la posta drammatica è una scelta che capisco con la testa. Il film ha bisogno che il pericolo sia reale e che il cuore però rifiuta. Su questo dovrò dire un paio di parole a Nolan appena ci vedremo. Una seconda scivolata più piccola riguarda una battuta. Ad un certo punto Odisseo afferma: è finita l'età del bronzo. Suona come una sentenza e capisco che cosa vuole dire il film. L'epoca degli eroi si sta chiudendo. Il problema è chi lo dice. La visione dell'età del mondo è antica davvero. La racconta Esiodo nelle opere e giorni. La stirpe d'oro, quella d'argento, quella di bronzo, poi la stirpe degli eroi che combatterono a Tebe e sotto le mura di Troia e infine la stirpe del ferro, che è la nostra. Quello schema però è per sua natura uno sguardo all'indietro. Esiodo può nominare le età perché sta nell'ultima e le contempla tutte con l'aiuto delle muse. Nessun uomo dentro un'età può sapere come si chiama la propria, né presentire il metallo della successiva. C'è anche un dettaglio in più per i più esigenti. Nello schema esiodeo i guerrieri di Troia non appartengono nemmeno alla stirpe del bronzo. Sono la quarta stirpe, quella degli eroi, più nobile e più giusta, che il poeta inserisce apposta per loro. La battuta, insomma, mette in bocca ad Odisseo una coscienza retrospettiva che non può avere. Il problema è Elena. Premessa di metodo. La scelta attoriale è libera e libero è il pensiero di chi, nel rispetto del lavoro altrui, si permette di criticarla. Vale in entrambe le direzioni. Seconda premessa. Il mondo dello spettacolo non è nuovo a interpreti non caucasiche in ruoli tradizionalmente caucasici, e non da ieri. Sai che mi piace Star Trek. Nel 1968, in un episodio di Star Trek intitolato, guarda un po', Elan of Troios, Elena di Troia, una bellissima principessa, le cui lacrime fanno innamorare chiunque le tocchi, era interpretata da France Nguyen, attrice di origine vietnamita. Orson Welles nel 1936 mise in scena un Macbeth recitato interamente da attori neri. La storia del teatro e del cinema è piena di queste traversate e molte sono state feconde. Terza premessa, la più importante per noi. Il mondo miceneo del XIII secolo a.C. conosceva ed era in contatto con genti africane e il mito spesso ospita figure nere di grande spicco. Una per tutte Mennone, il figlio dell'Aurora, che guida i suoi etiopi in soccorso di Troia contro gli Achei. Chi grida all'assurdo storico, insomma, conosce la situazione meno di quanto crede. Detto tutto questo, il problema di Elena resta ed è duplice. Il primo è mitologico e lo conosci dalla puntata di Attesa. Il film tratta Elena e Clitennestra come gemelle intercambiabili, affidate allo stesso volto. Le due sono sorelle nate dalla stessa notte, non dalla stessa origine. Elena è figlia di Zeus, Clitennestra figlia di Tindaro. Una è semidivina, l'altra è umana. Una porterà la guerra di Troia, l'altra il sangue nella reggia di Agamennone. Fonderle è cancellare la simmetria che dà senso ad entrambe. Concedo che dentro la cornice del film l'obiezione si attenui. In un racconto in cui gli dei non si manifestano, il seme di Zeus evapora con l'Olimpo e due figlie del solo Tindaro potrebbero benissimo essere gemelle monozigoti identiche per natura. Resta la questione della donna più bella del mondo. E qui non ci siamo comunque. Se Elena è unica nella sua bellezza, farla gemella identica di un'altra donna è una contraddizione in termini. La bellezza che scatena una guerra non può avere una copia che nessuno ha mai conteso. Il precedente che viene in mente è nobile. Nell'Ulisse di Mario Camerini del 1954, quello con Kirk Douglas, Silvana Mangano interpretava sia Penelope che Circe.
In quel caso la duplicazione venne letta come un parallelismo, la maga e la sposa, i due volti dello stesso femminile, e le ragioni furono probabilmente anche produttive. Comunque la si giudichi, quella soluzione aveva una sua logica interna al film e chi guardava poteva coglierla. Il secondo problema è un principio semplice. Una decisione di casting che lo spettatore nota, e questa si nota, il dibattito di questi mesi lo dimostra, deve potersi giustificare dentro l'opera. Ho cercato nel film questa giustificazione, un senso drammaturgico, un'eco tematica, una ragione per cui le due sorelle dovessero avere quel volto e uno solo. Non l'ho trovata. Se la ragione sta fuori dell'opera, nel posizionamento, nell'occhiolino a un certo pubblico e a certi critici, allora non è una scelta artistica, è una scelta di comunicazione. Non mi piace pensarlo. Non riesco a non pensarlo. Il mio giudizio resta sospeso in questo dubbio. E il dubbio in arte è già un verdetto. Lupita Nyong'o è un'attrice magnifica, bellissima, capace. Su questo non c'è discussione. E la sua Clitennestra fa la sua bella figura nelle due brevissime scene mute del matrimonio acrimonioso con l'Agamennone di un quasi non pervenuto Benny Safdie. La scelta di affidarle anche Elena, però, è una scelta che al momento non condivido. Se un giorno qualcuno mi mostrerà la ragione interna che mi è sfuggita, sarò il primo a tornarci sopra. Quanto Omero resta? Ho parlato finora di scelte singole, la memoria, il finale, i due volti di Lupita Nyong'o. Manca però la somma. Alla fine di tutto, quanto Omero resta in questo film? La domanda non è retorica e la risposta non è un processo. Nolan non ha dimenticato le cose che mancano, le ha lasciate fuori perché appartengono ad un modo di raccontare che il cinema, questo cinema, per statuto non pratica. Faccio l'inventario delle assenze non per contarle contro il film, ma perché è il mestiere di questo podcast e perché ogni assenza, guardata bene, dice qualcosa sul poema che senza il confronto non avremmo notato. La prima assenza è la più grave e la conosci prima che io la nomini. Nel film Odisseo non dice mai «il mio nome è nessuno». Il ciclope entra nell'antro, afferra due compagni e li divora senza pronunciare parola. Solo più tardi mogugna qualcosa e capiamo che sa parlare, troppo tardi ormai per tentare uno scambio, per invocare l'ospitalità, per l'inganno. Bisogna fuggire. E in fuga, quando la salvezza è a un passo, Odisseo non resiste. Si volta e scaglia una freccia contro il mostro accecato. È lì che Nolan colloca la tracotanza dell'eroe, in quel gesto inutile e fatale. Mi sono chiesto il perché. Il regista ha dichiarato di temere che il gioco di parole risultasse ridicolo sullo schermo e non ci credo del tutto. Il nessuno è la trovata verbale più celebre della letteratura occidentale. Nessuno spettatore ne riderebbe. Il sospetto è che l'abbia tolta proprio perché tutti se l'aspettavano e Nolan è un regista che lavora sulle attese disattese. Resta il fatto che la sostituzione cambia la natura della colpa. Gridare il proprio nome è affermare la propria esistenza. Io sono Odisseo, figlio di Laerte, ti ho accecato, ricordati di me. È una hybris che nasce dal bisogno di essere riconosciuti ed è il motore segreto dell'intero poema. L'uomo che per 10 anni si nasconde dietro nomi falsi non resiste, una sola volta, alla tentazione di dire chi è e paga quella parola con altri 10 anni di mare. Scagliare una freccia è un'altra cosa, è violenza in eccesso, un raptus. La prima colpa appartiene all'uomo che ha ingannato Troia con un cavallo, la seconda a un soldato che perde il controllo. In questo scambio qualcosa di essenziale scivola via. La seconda assenza è la più scomoda e ammetto che il film me l'ha resa più chiara proprio togliendola. Nell'Odissea, dopo la strage dei Proci, Telemaco impicca 12 ancelle nel cortile. Le donne che si erano unite ai pretendenti, Melanto per prima, cresciuta da Penelope come una figlia. Omero le fa morire con un paragone di gelida bellezza, la ricordi? Tordi o colombe appesi in una rete, i piedi che si agitano per poco, non a lungo. Nel film non c'è nulla di tutto questo. Comprendo la decisione, nessuna sala del XXI secolo digerirebbe quella scena senza voltarsi dall'altra parte. Comprendo e insieme registro cosa perdiamo. Quella crudeltà non è un incidente del testo, è il testo. Il mondo omerico non chiede al lettore di approvare, chiede di guardare. Il ritorno del re non è una liberazione per tutti, è la restaurazione violenta di un ordine che ha proprietari e proprietà, dove la fedeltà di una schiava vale la sua vita.
cancellare le ancelle rende il finale sopportabile. E Omero non voleva che fosse sopportabile. La terza assenza riguarda la forma stessa del ritorno. Nel poema Odisseo torna e resta. Rimette in piedi ciò che era caduto, risveglia Laerte con l'elenco degli alberi del frutteto, ridà a Penelope il segreto del letto scolpito nell'olivo vivo, riceve da Argo il riconoscimento di una bestia morente che ha aspettato per 20 anni. Il cerchio, o la spirale, si chiude. Nel film, invece, Odisseo e Penelope lasciano l'isola e vanno verso occidente. Ne ho parlato con ammirazione qualche minuto fa, lo ricorderai. Come soluzione drammatica il finale funziona, taglia il nodo della faida, dà un senso politico al perdono. Nell'economia del poema, però, quel finale rovescia il senso del personaggio. Odisseo è l'uomo che non dimentica. Attraversa il loto, Circe, le sirene, 7 anni di paradiso offerto, e la sua vittoria consiste nel non lasciarsi cancellare. Un Odisseo che riparte è un Odisseo che rinuncia a ciò che ha inseguito per 20 anni, proprio nel momento in cui lo ha ottenuto. È bello, è amaro, è nolaniano, non è omerico. Attorno a questi 3 nuclei si dispongono sense minori che pure pesano. Elena, nel film, porta una cicatrice sul volto e l'umiliazione della colpa. In Omero accade qualcosa che ci risulta quasi incomprensibile. Nel quarto canto la ritroviamo a Sparta, regina, accanto a Menelao, che a un banchetto racconta la propria storia troiana davanti al marito e agli ospiti. E il poeta la chiama illustre tra le donne. Attenzione, il testo non è ingenuo e non è una soluzione. Se ricordi, nell'Iliade Elena si maledice da sola, si dà della cagna. E qui, subito dopo il suo racconto, è Menelao a offrire una versione che la incolpa. Il punto è un altro ed è più vertiginoso. Nel mondo omerico la colpa non annulla la dignità e ciò che gli dei hanno mosso attraverso una persona non si liquida con la sua punizione. Il film sceglie la strada che noi capiamo subito. Chi sbaglia porta il segno e nel farlo appiattisce una delle cose più aliene e più istruttive che i greci abbiano da dirci. Nell'Ade poi non c'è Achille che, parole sue, preferirebbe essere il servo di un contadino povero piuttosto che regnare su tutti i morti. È la demolizione dell'eroismo pronunciata dall'eroe stesso, senza consolazione e senza rimedio. Il film ha giocato la carta di Sinone, assente nell'opera, e non di meno l'incontro con Achille manca, e con esso quella gelida rivelazione. C'è un filo che unisce queste assenze, e con questo chiudo l'inventario. Il film costruisce un Odisseo che porta un trauma e che, lungo 3 ore, lo attraversa e in qualche modo lo elabora. È un racconto che parla la nostra lingua e per questo ci commuove. L'uomo del XIII secolo a.C., però, non aveva la nostra lingua, non aveva un'interiorità concepita come luogo dove si guarisce, non aveva la nozione di elaborazione, non aveva nessuno a cui raccontarsi per stare meglio. Aveva gli dèi, il destino, la vergogna davanti agli altri e una tragicità che non prevedeva cura, solo sopportazione. Effimero è l'uomo, finché gli dèi gli danno forza, crede che nulla di male gli accadrà e quando arriva il dolore lo deve sopportare suo malgrado, con animo paziente. Sopportare, guarigione non garantita. Questo, alla fine, è ciò che il film forse poteva prendere e non ha preso, non per colpa, per distanza. Il cinema racconta a noi e noi vogliamo che il dolore serva a qualcosa. Omero questo non lo prometteva. 3 ore di film, 20 anni di attesa, 3 millenni di poema. L'Odissea di Nolan non è l'Odissea di Omero. Nessuna Odissea lo è mai stata. Nemmeno quella che ti racconto io. Questa è lontana dal testo ed è magnifica. Uno spettacolo da capogiro, immagini potenti come poche. Vai a vederla sullo schermo più grande che trovi e poi però torna al libro che ti aspetta da 3000 anni e non ha fretta. Il vecchio poema ha attraversato anche questa sua Odissea, come ha attraversato tutte le altre. Ne è uscito vivo. Hai ascoltato Odisseo secondo Nolan, la recensione, puntata speciale della serie Io sono nessuno, la vita di Odisseo. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.